Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial vediamo come si risolvono i quesiti 7, 8 e 9 della prova di matematica, sessione giugno 2025, dell'esame di qualifica professionale del terzo anno, assegnato nei centri di formazione professionale di Regione Lombardia. Come sempre, se vuoi ottenere il massimo da questo tutorial, ti consiglio di provare a risolvere gli esercizi personalmente prima di ascoltare la soluzione. Iniziamo! Il testo della domanda è: Alberto vuole portare ai suoi compagni di classe delle merendine per festeggiare il suo compleanno. In classe sono in 31 e Alberto vuole dare a ciascun compagno 2 merendine a testa tra quelle al cioccolato e quelle alla vaniglia. Le confezioni sono diverse e quelle al cioccolato sono vendute in confezioni da 5 e quelle alla vaniglia in confezioni da 3. In totale comprerà 16 confezioni. Quale dei seguenti sistemi permette di individuare il numero di confezioni delle merendine al cioccolato e il numero di confezioni delle merendine alla vaniglia? Abbiamo 4 possibili sistemi. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Dopo aver trascritto i dati del problema, la prima cosa che possiamo notare è che se in classe sono in 31, i compagni di Alberto sono 30. 31 meno 1, Alberto. Indichiamo ora con X il numero di confezioni alla vaniglia e con Y il numero di confezioni al cioccolato. Siccome in ogni confezione alla vaniglia ci sono 3 merendine, il numero di merendine alla vaniglia sarà uguale a 3x, 3 merendine per il numero delle confezioni contenenti merendine alla vaniglia. Per lo stesso motivo, il numero di merendine al cioccolato sarà uguale a 5y, ovvero 5 merendine per il numero di confezioni al cioccolato. Siccome le incognite del problema sono 2, x e y, il sistema risolutivo deve contenere 2 equazioni. Nella prima equazione ragioniamo sulle confezioni. Il numero di confezioni alla vaniglia più il numero di confezioni al cioccolato è uguale a 16 confezioni. Nella seconda equazione ragioniamo invece sul numero di merendine. Il numero di merendine alla vaniglia più il numero di merendine al cioccolato è uguale a 60 merendine. Sostituendo ora le variabili e le espressioni contenenti le variabili trovate in precedenza, giungiamo al sistema che vedi qui in basso a sinistra e portando il 60 a sinistra, cambiandolo di segno, otteniamo questo nuovo sistema. Osservando i 4 sistemi proposti, possiamo affermare che la risposta esatta è risposta D. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: leggi la seguente domanda e scegli tra le alternative la risposta corretta. Quale delle seguenti equazioni di primo grado è o indeterminata o impossibile? Abbiamo 4 equazioni. Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Facciamo un breve ripasso di teoria. Un'equazione di primo grado è indeterminata quando, ridotta a forma normale, si presenta nella forma 0x uguale a 0. Un'equazione di primo grado è invece impossibile quando, ridotta a forma normale, si presenta nella forma 0x uguale a n, dove n è un numero diverso da 0. In entrambi i casi deve scomparire l'incognita x e questo avviene solamente nell'equazione b, poiché, come puoi notare, nella prima equazione meno 3x e meno 2x fa meno 5x, mentre qui a destra c'è meno 3x e quindi la x non scompare. Nella seconda equazione invece 2x meno 3x e meno 2x fa meno 3x e come puoi notare qui a destra è presente di nuovo il termine meno 3x che si annulla con il termine di sinistra. Nella terza equazione 2x scompare con meno 2x e rimane solo meno 3x, ma qui a destra c'è più 3x, che è diverso da meno 3x. Infine, nell'ultima equazione, 2x meno 3x più 2x fa x, mentre qui a destra è presente meno 3x. Tra le 4 equazioni proposte, l'unica in cui scompare la x è dunque l'equazione b,
che risulta essere impossibile, poiché si riduce alla forma 0x uguale a meno 5. La risposta esatta è dunque risposta B. Passiamo ora ad un nuovo quesito. Il testo della domanda è: quesito numero 1. Dati i 3 punti in figura, quale dei punti proposti è il quarto vertice del parallelogramma ABCD? Abbiamo 4 possibili punti. Quesito numero 2. In riferimento alla figura e al quarto punto trovato nella domanda precedente, considerando la misura del segmento dall'origine al punto 10 pari a 1 centimetro, quanto misura l'area del parallelogramma e il suo perimetro? Ti consiglio di mettere in pausa e di provarci tu. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Dopo aver trascritto i dati del problema ed aver disegnato di nuovo i punti A, C e D, possiamo notare che per andare dal punto D al punto A ci dobbiamo spostare verso il basso di 4 quadretti e a sinistra di 2 quadretti. Siccome in un parallelogramma i due lati opposti AD e CB sono paralleli, operiamo lo stesso spostamento a partire dal punto C. Ci spostiamo cioè verso il basso di 4 quadretti e a sinistra di 2 quadretti, ottenendo così il punto B, che, come puoi notare, ha coordinate 0, meno 7. La risposta esatta è dunque risposta C. Passiamo ora al secondo quesito. Dobbiamo determinare l'area e il perimetro del parallelogramma ABCD. Per calcolare l'area, siccome il calcolo dell'altezza è abbastanza laborioso, procediamo in questo modo. Costruiamo il rettangolo GHIJ circoscritto al parallelogramma. In questo modo, all'esterno del parallelogramma vengono a formarsi i 4 triangoli rettangoli GBA, BHC, CID e DJA. Individuiamo le misure dei loro cateti semplicemente contando i quadretti, poiché si tratta di cateti orizzontali e verticali. A questo punto possiamo notare che la base del rettangolo è di 7 quadretti e la sua altezza è di 9 quadretti, e dunque l'area del rettangolo GHIJ, base per altezza, è uguale a 63 cm². I due triangoli GBA e CID sono congruenti e la loro area, base per altezza fratto 2, è uguale a 12,5 cm². Anche i due triangoli BHC e DJA sono congruenti e la loro area, base per altezza diviso 2, è uguale a 4 cm². Possiamo calcolare ora l'area del parallelogramma ABCD facendo la differenza fra l'area del rettangolo GHIJ e l'area dei 4 triangoli rettangoli rossi. Sostituendo i dati numerici e svolgendo qualche semplice calcolo, otteniamo che l'area vale 30 cm². Calcoliamo ora il perimetro. Dobbiamo ora riuscire a calcolare la misura dei lati AB e BC. La cosa è abbastanza semplice, poiché AB è la misura dell'ipotenusa del triangolo rettangolo GBA e dunque, applicando il teorema di Pitagora, AB, che poi è uguale a CD, è uguale a cateto al quadrato più cateto al quadrato sotto radice quadrata e dunque 5 al quadrato più 5 al quadrato sotto radice quadrata. Svolgendo i calcoli, otteniamo che AB e CD misurano entrambi radice di 50 cm e quindi, portando il 25 fuori radice, 5 radice di 2 cm. Procedendo in modo analogo, possiamo calcolare ora BC e AD, entrambi uguali all'ipotenusa del triangolo BHC. Applichiamo di nuovo il teorema di Pitagora. BC e AD si ottengono facendo la radice quadrata di cateto al quadrato più cateto al quadrato, cioè 2 al quadrato più 4 al quadrato. Svolgendo di nuovo i calcoli e portando il 4 fuori radice, otteniamo che BC e AD misurano entrambi 2 radice di 5 cm.
Il perimetro richiesto si ottiene sommando i due lati trovati e moltiplicando il risultato per 2, ottenendo così 2 per 5 radice di 2 più 2 radice di 5 cm, che vale circa 23,09 cm. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like e a condividerlo, a commentare e a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti invito inoltre a visitare il canale dove potrai consultare varie playlist di argomento matematico ed informatico. Nel prossimo video di questa playlist risolveremo altri 3 quesiti di questo tema d'esame. Ti aspetto! Ciao!